Vediamo ancora il porto e Gibilterra e non ci crederete, siamo già fermi. Non ho molte parole che mi escono, sono tutte brutte. Abbiamo un problema con il cambio, non entrano più le marce. Chiaramente è pericolosissimo, però non abbiamo alternativa, visto che non entrando le marce non andiamo più avanti. Siamo arrivati fino là prima e quindi siamo solo venuti indietro in retromarcia per accostarci. Non abbiamo possibilità di spostarci da questo posto al momento e non abbiamo ancora comprato nessuna SIM marocchina, quindi non abbiamo possibilità né di chiamare né di cercare un meccanico. Meno male che ti ho portato i vestiti da lavoro, subito, il primo giorno. Non hai tirato neanche una parolaccia. Perché in questi momenti bisogna prendersela con calma. Comunque, cosa mi è successo? I braccetti che muovono il cambio, una boccola, o meglio, un fermaboccola è saltato via, si è rotto, non lo so. Comunque l'ho riparato. Almeno adesso devo passare da un meccanico per vedere se c'è un quel pezzo. Insomma, sono riuscito a venire via dal problema. L'idea è quella di riuscire ad arrivare nella tappa che ci eravamo prefissati dopo Tangeri, così siamo fermati un attimino a mangiare perché saranno le 2 o le 3, non lo so. Visto che ci dobbiamo fermare un paio di giorni, devo fare 2 o 3 lavoretti di cose che si sono appunto rotte, comunque manutenzione, diciamo così. E ne siamo subito bene, però ecco, questo mi dimostra la scelta fatta di questo mezzo, che essendo totalmente meccanico e semplice, perché sono motori semplici, il bello è che con un po' di scotch americano e fil di ferro sono riuscito a riparare quella piccola cosa, ovviamente. Però fosse stata una macchina diversa probabilmente avrei dovuto chiamare un carro attrezzi. Quindi, detto questo, ritiro le 2 cose che non ho ritirato prima per levarmi da quella curva e vado a mangiare un boccone. Ci vediamo dopo. Passami qualcuno alla finestra. Ci siamo fermati in un parcheggio dove c'è i militari. Sono militari quelli. È venuto a controllare. Facciamo benzina dove costa 12,77, che praticamente è €1,10. E il posto ha una vista incredibile sulla costa Spagna, Inghilterra e Marocco. Praticamente, wow, guarda che mirador. Lì c'è il porto di Tangeri, lì si vede Gibilterra, questa è Tarifa e si vede chiaramente anche la duna di Bologna, ovvero quella spiaggia molto famosa in cui la sabbia sale sulla duna. Stiamo entrando a Tangeri e i pericoli si moltiplicano. Devo dire una cosa, che chi pensa che il Marocco sia come 50 anni fa, sa che si sbaglia di grosso. Io era 20 anni che non venivo, Tangeri non l'ho mai vista, quindi non so com'era, però ragazzi, solo entrare in Tangeri un po' dappertutto, ville nuove, questi classici cubi bianchi, cristalli, stanno costruendo colline intere. E se costruiscono vuol dire che c'è gente che viene a vivere e non costano poco, però ben venga. Quello lì è uno Sheraton? Sì. Guarda che lungomare. Cioè guarda che qui sotto c'è un parcheggio, perché mi sono gli ascensori per il parcheggio.
nuovi e ci ripromettiamo di venire a visitarlo un altro giorno. Adesso siamo soltanto di passaggio. Tutti i taxi hanno questo colore azzurro mare, bellissimo. Guarda che viali immensi. Che spot, che playa. Cosa ne dici del nostro televisore oggi? Cosa trasmette? È noioso, mi sembra la solita immagine. Vi faccio un aggiornamento sulla doccia. Siamo partiti con una temperatura dell'acqua di 16 gradi, un'ora e mezza per scaldarla solo ed esclusivamente con la resistenza da 500 watt. Siamo arrivati a 39,4 più o meno, quindi ho aumentato di 1,5 gradi più o meno la temperatura della volta scorsa. Adesso Marina è 5 minuti di doccia e sta scendendo da 39,4, è scesa a 36,6. Quindi deduciamo che piatto doccia, tubi, acqua che c'è dentro, corpo anche che raffredda, diciamo che perdi quei 2-3 gradi. Quindi la prossima volta, come avevo già impostato, la temperatura la porterò a 41 gradi, 42, perché comunque secondo me 3-4 gradi si perdono nel fare la doccia. Quindi riciclandola diciamo che si raffredda e quindi basta partire con un paio di gradi in più e secondo me fai una doccia di tutto rispetto. Questo era l'aggiornamento. Com'è andata questa ennesima doccia? Finita. La location... Guarda lei che se la scialla, birrettina, patatine, È una vista strepitosa. sì. Ragazzi, primo tramonto in Marocco. Aspetta che là c'è della gente a cammella. Eccoli là. Cammellata al tramonto, spettacolo. Buongiorno, siamo a Cap Spartel, che è praticamente il punto che divide l'oceano, in linea teorica, l'oceano Atlantico dal Mediterraneo, dal Mar Mediterraneo, che è da questa parte, l'oceano Atlantico è da quella parte lì. Qua c'è un faro, che è il faro, e c'è oltretutto un ticket, non so se è qualcosa da andare a visitare, non riesco a capire se visiti il faro o qualcos'altro. Oggi è sabato, quindi è chiuso, ma secondo me aprirà tra un po' perché sta arrivando un botto di gente. Guarda. Quindi è possibile anche che questo bar apra e ci faccia un caffè. Soprattutto ci dia una connessione internet, visto che non abbiamo ancora fatto la schedina, detta anche SIM card, una generazione X. E comunque niente, questo è il cosa. No, thanks. No, good. Senti, ricca. Che fumar hashish, che fumar droga. Sto. Molto di Marocco che sono. Vi faccio vedere una cosa. È bellissimo. Così allo stato brado. Un cinghiale. Questi fanno i furbi perché sono fratelli dei maiali e quindi nessuno li tocca qua. E lì se la giocano bene qua, che non ci sono cacciatori italiani, perché qua non lo mangiano il maiale, essendo fratelli dei maiali gli va troppo di lusso, se no da noi 6 salamine di cinghiale come venivano. Prima colazione marocchina, non so cosa ci sia, suppongo miele, sì,
Suppongo, non lo so. Madonna che buono, è tipo la nocciolina tritata, spettacolo. E Philadelphia, yogurt, uovo e 4 pani differenti che non so cosa siano. Acqua, caffè, diciamo quanto costa? Sì. Marina odia quel rumore di fondo, però volevo aggiornarvi. Ho trovato sulla mappa un meccanico, voglio andare lì perché la riparazione che ho fatto io ovviamente non è definitiva, mi serve un pezzettino, voglio andare a vedere se ce l'ha questo meccanico. Qua a 17 minuti, 11 km, tutti così. Siamo dal meccanico, parla soltanto arabo e Mauri gli sta parlando in spagnolo. Non so come si capiranno. Perdiamo anche gasolio. Perdiamo gasolio? Cambio di No, cambio tienes la... Farsi capire che io non so il francese non è facile, O l'arabo? manco l'arabo. Ti ha capito? Sì, mi ha detto 2 problemi. Vengo per 1 ed esco con 2. Fantastico. Vabbè ragazzi, meglio scoprire i problemi prima che restare a piedi poi. Easy, you need 5 hours to cook it. Esatto, mi stai venendo l'acquolina in bocca. Stop. Parli sempre di cibo. Cibo è una passione. Se avessi uno spaghetto da regalargli lo regalerei. Non ho fatto la chiusura di questo pezzo. Questi sono i pezzettini che mi hanno sostituito, più la riparazione della perdita del diesel che era un tubicino ormai secco. Totale della spesa 200 dirham, 20 euro. In Spagna uno di questi me l'avrebbero fatto pagare 5 euro, a prescindere che non si trovano, nuovi almeno, si trovano usati, me ne ha regalati 3, più quello che c'è sotto nuovo. Quindi insomma direi che persona più che onesta, e oltretutto mi ha trovato appunto il secondo problema, che insomma restare a piedi perché si stacca il tubo del gasolio non è bello. Torniamo al video. La Marina mi sta facendo fare i chilometri in mezzo a sti parchi, per così butto giù calorie e mangio il doppio. Stiamo andando a vedere che? Mercato. Dobbiamo anche andare a cercare il negozio dell'Orange perché prima siamo andati dal meccanico, come avete visto, ci ha regalato la schedina il ragazzo, veramente sono stupito e esterrefatto dal fatto che ci sono queste persone che incontri così e ti regalano la scheda internet. Alla fine adesso la andiamo a ricaricare perché giustamente non ha dentro credito e dobbiamo cercare il punto di ricarica. Questo è il mercato Gran Socco, è una specie di souk. Questo cos'è che fa? La pasta fillo. Ma che osso buco! Hola, bienvenido. Grazie. De nada. Ma se trovi quelli che parlano spagnolo non vale. No, Inocos. Anis lo llamáis? No, in italiano finocchio, in spagnolo inoco e aquí anis. Questo non sappiamo assolutamente che Sì, cosa uno. sia, però lo compriamo. Al massimo ci caghiamo addosso. Sì, voglio il pane che abbiamo mangiato a colazione, che è questo qua. Questa sera ci sono degli amici che conosciamo qua a Tangeri da lunga data e ci hanno invitato perché hanno un ristorante ad andare da loro questa sera e la cosa bella è che mi hanno mandato un messaggio che fa veramente ridere, anzi ve lo metto qua di fianco un pezzettino, ci hanno riservato il parcheggio, adesso vedete. Direi che... Marina, ci vediamo domani? Sì, adesso ci spostiamo. Per privacy ovviamente non riprendiamo. Adesso andiamo a trovarli. Facciamo la serata con loro e domani mattina proseguiamo il nostro viaggio sulla costa andando verso la provincia di Assilà. La famosa provincia di Assilà come Marina che mi assilla, chiaro?
Puoi anche mettere giù, eh? No, voglio essere assillante. Beviti il tè come gli anziani. Ah, hai fatto vedere i vicini di camper che abbiamo oggi? No, però hanno due animali strani. Stamattina i No, cinghiali. sono quelli due vicini, non Ah. è che hanno degli animali, ci sono solo gli animali. Stamattina c'erano altri due vicini che vi ho fatto vedere. Non sarebbe il camper, quello che intendo sono loro. Due cammelli liberi pascolando. Lo sapevi che i cammelli pascolano? I cammelli cammellano. E comunque è normale, insomma, da noi abbiamo le mucche, gli asini, gatti, cani, non manca più nessuno, solo non si vedono i unicorni. E qua invece ci sono i cammelli che cammellano, non pascolano, cammellano i cammelli. Fanno così. Che verso fanno i cammelli? Brucano, no. Non so che verso vanno i cammelli. Siamo finiti a Tangeri, ora aperitivo, ma noi ci facciamo del caffè. Praticamente qui mixano il caffè, lo macinano. Io che non posso bere caffè a quest'ora, lascio che Mauri si faccia un caffè e poi compriamo mezzo chilo macinato. Però guarda che schiuma che ha. Pasticcino serale? No, dobbiamo ancora mangiare, poi siamo a dieta. Bravo. All'autogrill. L'autogrill, ti porto l'autogrill adesso. Ho utilizzato la tazzina così non ci caghiamo addosso. Io pensavo che la stesse scaldando. Espresso, sans sucre. Espresso. Sans sucre. San Sucro. Il bar camperizzato. Abbiamo scoperto che queste case, perché c'è un cartello lì che lo pubblicizza, praticamente sono a partire da 400.000 dirham, che sono 36-7.000 euro, dipende dal cambio, e sono praticamente Questi appartamenti qua. Magari il più piccolo, metti quello più grosso, saranno 60-70.000 euro. A 5 km qua c'è l'Hilton Hotel, quindi zona turistica sicuro. Siamo arrivati ad Assilla. Assilla, che Assilla è una cittadina classica bianca di pescatori. Abbiamo scelto un parcheggio normale perché è custodito e dovevamo fare dei lavori. Di fianco a me c'è una bestia enorme. Questo mezzo, praticamente è di una coppia di tedeschi che domani torna a casa, fa sembrare il nostro una formica. Mauri finisce di fare i lavori, dopodiché visitiamo la città. Adesso in questo momento io ne approfitto, mentre Marina fa le pulizie interne, io ne approfitto per fare alcuni lavoretti, visto che mi si sono rotti alcuni supporti in plastica che mi sa che li cambierò. Ne ho per fortuna di scorta e poi voglio fare 2 o 3 lavori di manutenzione. La prima cosa che chiedono, birra. Vabbè. Questo qua è un pezzo di legno che mi ero portato dietro in previsione di fare questo lavoro perché avevo già visto che era debole, però ovviamente era sotto tutto, quindi ho dovuto svuotare tutto. Allora si è rotto questo legno qua, quindi lo sostituisco se ci riesco. Si è rotto questo pezzo, era molto fine ed era già crepato, quindi mi sa che ste viti le sostituirò. Bene, vediamo se c'ho delle cerniere, va? 55 per 66. 55. Ok. Voilà. E adesso devo riuscire a recuperare queste cerniere, che non ho cerniere da sostituire. Devo recuperare queste qua. Una recuperata, 2 recuperata. Adesso faccio i fori esattamente nello stesso punto degli altri. Così facendo mi rimangono le cerniere nello stesso identico punto e quindi sono sicuro che insomma anche i buchi che ci sono dentro fissati nelle vecchie viti vanno bene.
Marina mi sta disturbando mentre lavoro con questi splendidi capelli. Bisogna di strizzare i jeans, se no non posso stenderli. Stanno andando anche le nuvole. Interromperò questi lavori bellissimi. Ragazzi, torno fra 5 minuti. Allora, il pezzo l'ho fatto. Madonna che capelli, ragazzi. Vabbè. E adesso lo metto qua. Vediamo. Che brutta che c'è qua. Perfetto. Voilà. Finito. Così Marina. Avete capito? Altri lavori, devo sostituire questi che sono veramente una schifezza. Sono in plastica e ne ho 2 di scorta, ma mi sa che li cambierò ancora. Se riesco a trovarli magari qua, non credo. E comunque vabbè, andrò a sostituire anche questi qua. Adesso sostituisco con quelli che ho, poi si rompono ancora, amen. Adesso facciamo quello sotto e abbiamo finito. Altri 2 cosucce fatte, me ne manca una e per oggi io vado in letargo. No. Che no? Me ne manca ancora una? Quella? E poi vado in letargo. Te hai capito? Ancora, come dicono in Spagna, me regagna. Adesso vi spiego cosa Marina. C'è da fare ancora l'antina del corridoio che cade mentre siamo in marcia. Faccio, non ti preoccupare. Si lamenta da quando siamo partiti, perché questo qua, vedi, c'è un magnete, ok? Quando viaggiamo, questa antina si stacca, perché si muove veramente tanto questo armadio. Perché si stacca? Questo magnete qua si muove. E quindi a questo punto, visto che la devo spostare, ne metterò 2, uno da una parte, uno dall'altra, così non si muove più nulla, con le sue viti corte che ho trovato. Quando siamo partiti in fretta e furia ho montato quello che c'era. Non posso metterlo lì perché sopra c'è la parte elettronica, quindi se vado troppo avanti con la vite si buca, quindi non so, faccio dei danni. Quindi lo sposterò uno a destra e uno a sinistra e così Marina. Dimmi cara. Non è che sono io una rompicoglioni, se cade la roba mentre viaggi, va messa a posto. Cosa stai facendo? Taglio un po' di verdure per fare una spadellata con pomodoro e ceci. Finalmente cucina lei. Bene, anche questo ne ho messi 1 e 1, 2 e non dovrebbero più venire fuori. Te lo dirò viaggiando. Adesso vi faccio vedere cosa disegnano i bambini intelligenti. Sono tutte opere di bambini che ovviamente legano quello che è la parte social, che vabbè ok, sono anche loro dentro, ma che è una catena. Almeno io la penso così, è sempre qualcosa da gestire con i bambini soprattutto in un certo modo. Asselà è una città piena di murales, perché nella bassa stagione danno, ma no, dici così, a degli artisti e dicono fate quello che volete, dipingete, l'importante è che ce le tenete pulite, affrescate, nuove. E nascono parecchie cosucce interessanti. È la Medina di Asselà, è un villaggio appunto di pescatori, molto ma molto bello, tenuto bene, e tutto sullo stile un po' greco, no? Quindi bianco e azzurro, anche se gli azzurri non sono tutti uguali. E intanto ci sono dei punti di colore, tipo questo verde, per esempio. Però diciamo che lo hanno tenuto bene. In questa ipotesi sono affacciato in una casa che spero diventi un hotel perché è molto bella, che la stanno rifacendo. Ci sono delle stradine piccolissime, tipo questa qua alle spalle, che vi faccio vedere. Dove ti puoi perdere e ci sono veramente degli scorci che sono bellissimi. Guarda dietro di te. Dentro queste stradine ci sono tantissimi artigiani che lavorano dai tappeti alle stoffe, fanno le scarpe, sono i vecchi mestieri sostanzialmente. E ci sono degli artigianati interessanti. Questa è la via principale, pienissima di negozietti. Ogni negozio ha la sua caratteristica e sono molto colorati. E comunque ci sono ovviamente nello stile marocchino, cercano di tirarti dentro e di venderti qualcosa, però non sono più di tanto insistenti, nel senso che quando gli dici no, non compro nulla, ti muovono.
almost blue, però è giallo, quindi i problemi di colori non li hai solo tu. L'importante è che non sia grigio. Come Piero Angela insegna, è una città fortificata. Araba? Penso di sì. Adesso andiamo a vedere quelle che sono ancora le mura della città, mantenute molto bene. Guarda, queste qua sono le stesse piastrelle che abbiamo anche in Andalusia e infatti questa città è stata sotto il dominio portoghese e spagnolo nei secoli. Buongiorno ragazzi, ci si sveglia dopo la nottata dove ha piovuto e ti accorgi che il nostro blò gli manca una parte. Praticamente c'è un doppio vetro, diciamo così, la parte sopra non c'è. Dov'è? Boh, l'abbiamo persa viaggiando, rubata, no non credo, rubata no perché non dovresti poterla staccare. Probabilmente il vento, siccome è l'unica parte che non ho cambiato, ho detto ma sì dai è ancora buona, e infatti eccola lì che si è rotta, infatti vedo che era stata riparata prima, adesso si nota. Il problema è che in Marocco dove lo trovo quel pezzo? Adesso ho un paio di amici, vediamo cosa succede, se no metterò qualcosa sopra, nylon, scotch americano e via. Però non mi piace come riparazione, visto che devo stare un po', ma va. Proseguono le riparazioni nel nostro camper. Ragazzi, l'ennesima riparazione di tutte le cose che io alla fine non ho cambiato. Siccome era stata riparata, è stata incollata, quindi non posso sfilarlo levando solo 4 viti lì, ma devo levare le viti delle cerniere, che non avrei voluto perché c'hanno delle molle dentro. Speriamo che, anche perché questo... Ma devi proprio farlo? Sì. Non possiamo ficcarci sopra alla belle meglio un po' di plastica? Perché io da dentro lo levo, da dentro così riesco a chiuderlo. Non ti preoccupare, che in un modo o un altro lo facciamo. No, era per fare veloce. No, si rompe anche così. E sta piovendo, Dai, chi piove. Intanto devo andarci io sul tetto. Sei la più leggera. Vengono le gocce negli occhi, non vedo niente. 2 secondi io. Non mi dire. Non tossiamo da qua. Basta che lo infili sotto, Mari. Questa è la fortuna di essere pesante. Va bene. Puoi chiudere. Aspetta, Dalla forbice. Da dove? Ok. Stai lì un attimo che la tiro. Ok. Vi faccio vedere che cosa ho fatto. Uno messo per così e un altro infilato come cappuccio in direzione di marcia, così il vento non ce lo porta via. Abbastanza tirato? Sì, per quello che si può fare. Vabbè ragazzi, anche Google non ce la fa. C'è un articolo che dice come è stato stabilito il verso del cammello è bramito, quindi bramitano, e da un'altra parte invece lo chiamano rummel, quindi rummellano. Vabbè, insomma, fanno un verso i cammelli, ecco. Lasciatemi cantare con la chitarra